Mobilità articolare del bacino su Fitball. Inizia con il movimento del bacino, chiamato antiversione e retroversione. Ogni volta che porti il bacino in antiversione, il sedere viene spinto in fuori ed aumenta la lordosi lombare. Viceversa, ogni volta che porti il bacino in retroversione, la colonna lombare si appiattisce ed il sedere viene portato in dentro. Esegui circa 10 ripetizioni. Muovi ora il bacino lateralmente, spostando i fianchi verso destra e sinistra. Esegui circa 10 ripetizioni. Esegui ora delle rotazioni totali del bacino, circa 5 volte in senso antiorario ed altre 5 in senso orario. A questo punto, partendo dal movimento iniziale del bacino di antiversione e retroversione, amplificalo lungo tutta la colonna vertebrale. Cioè, ogni volta che porterai il bacino in antiversione, di conseguenza aumenterà la tua lordosi lombare, si apriranno il petto e le spalle, le scapole si avvicinano tra loro e lo sguardo si direzionerà verso l'alto, accompagnandovi una inspirazione. Poi, stesso procedimento inverso. Porta il bacino in retroversione, appiattisci la colonna lombare, inarca il dorso in avanti chiudendo il petto e portando contemporaneamente lo sguardo verso il basso, accompagnando il tutto con una espirazione. Esegui circa 10 ripetizioni. Portati il bastone dietro la schiena ed esegui circa 10 rotazioni del busto. Attento a tenere sempre il bacino fermo direzionato frontalmente, è solo il tronco che ruota a destra e a sinistra. Dopodiché
Esegui altre 10 inclinazioni del busto. Una variante per chi ha male alle spalle. È sufficiente portare il bastone dietro alla testa. Per l'esecuzione di questo esercizio, la posizione di partenza è in quadrupedia. Le mani sono alla stessa larghezza delle spalle e le ginocchia alla stessa larghezza delle anche. Da questa posizione inspira ed inarca completamente la schiena, aprendo il petto e portando lo sguardo verso l'alto. Successivamente incurva completamente la schiena, rilassando il collo verso il basso ed espirando. Errori da evitare. Durante l'esecuzione, il bacino è posizionato allo stesso livello delle ginocchia, cioè non ci spostiamo mai né avanti né indietro. Altra cosa importante, i gomiti non si piegano mai, sono sempre tesi ed è solo la schiena che si muove. Posizione alternativa per chi ha male ai polsi. Invece di appoggiare il palmo completamente a terra, appoggiati sul pugno.